Parcheggio Compaccio. Procedi in direzione nord-est su strada Pinei, SP64. E questo sono io, Piero, un giovane fotografo di città che non sa ancora che a breve avrebbe rischiato di morire divorato da un branco di mucche selvagge delle Dolomiti. Ciao, bentornati su Film Stories. Io sono Piero Garastri e cioè uno youtuber che aspira a diventare l'Alessandro Orsini della fotografia analogica. È inutile che vi lamentiate di questa guerra ai prezzi delle pellicole. La colpa non è di Kodak. Sono anni che Kodak si sente accerchiata dalla community analogica e dal suo malsano desiderio di toni pastellosi e grana. E quindi mo vi beccate un pacco di Portra a 70 euro. In questo episodio vi parlerò della mia vacanza dell'anno scorso, una vacanza che ho passato in un posto stupendo, il mio posto del cuore, chiamiamolo così, Casal Pusterlengo. No, in realtà parlo delle Dolomiti, più precisamente della Val Gardena. Quando parlo di posto del cuore perché dico così? Perché si tratta del posto dove andavo da piccolo con i miei amici, con i miei familiari. Tornarci con la mia famiglia a distanza di così tanti anni e soprattutto essendo la mia prima vera vacanza con la mia dolce metà, ecco, scusa, dai, vorrei presentarvela. Dai, vieni qua amore. Dai, vieni qua. Non essere timida, vieni qua. È giapponese, scusatela. Vi presento Zenza. Diciamo che questa è stata la prima vacanza che ho fatto con la Zenza Bronica e TRS, quella che probabilmente avete visto in questo episodio qua, probabilmente ho sbagliato lato. Ora la vedete nella configurazione, diciamo, full optional, ovvero con il grip laterale attaccato e il mirino col pentaprisma e l'esposimetro integrato. Tutte le foto medio formato che vedrete in questo video sono state scattate con questa macchina e questa lente che è il 75 2.8 che era un po', diciamo, la lente kit che era disponibile ai tempi quando uno poteva comprare questa macchina. Ho anche un 50 mm che ho comprato per molto poco su eBay, ma che si è rivelato praticamente un ricettacolo di funghi e graffi, quindi è praticamente inutilizzabile. E quindi vi beccate le foto solo con questa lente. Ho portato con me tre pellicole principalmente in medio formato, Kodak Portra in 160 e 400, quando ancora costavano solo mezzo rene, e l'Omo 800. Mentre in 35 mm ho portato la mia Pentax ME Super e ho scattato principalmente con Color Plus e Gold 200, e poi con due pellicole Silversals che mi mancavano, ovvero la 50D e la 500D. Per il video completo di recensione sulle pellicole Silversals vi metto il link qui e anche in descrizione. Tornando alla Val Gardena e alla location, diciamo, essendo la vacanza stata organizzata ovviamente con la mia famiglia, quindi con la mia dolce metà non giapponese ma italiana e il mio figlio, ho deciso di cercare perlomeno un hotel che includesse già una vista decente perlomeno, in modo da poter ottimizzare il tempo in cui potevo scattare e farmi, diciamo, i cazzi miei. Ed ecco, il primo giorno che siamo arrivati in hotel ho subito deciso di passare più o meno l'intero tramonto a scattare sulla terrazza dell'hotel, con grande piacere della mia compagna e di mio figlio.
già iniziamo con i primi problemi. Il primo giorno utile, diciamo, di camminata, quindi giusto per defaticare, decidiamo di organizzare una passeggiata tranquilla con un nostro amico e la sua ragazza. Pianifichiamo questa camminata che ci avrebbe portato a un rifugio che vendeva dei Kraffen praticamente grossi come la mia mano. Quindi andiamo verso il Passo Sella in macchina, parcheggiamo e prendiamo questa cabinovia che ti porta dritto alla Forcella del Sassolungo, un posto magnifico. Da lì io controllo la mia app dei sentieri, perché ovviamente mi voglio organizzare bene, non voglio assolutamente sbagliare, e più o meno a metà della grande discesa del percorso realizzo che in realtà dovevamo scendere dall'altro versante. Ovviamente tutto ciò con un bambino di 15,5 kg sulle spalle e con tanta voglia di morire. Fammi sì. Come va? E insomma realizziamo che per tornare alla macchina avremmo dovuto semplicemente circumnavigare l'intero Sassolungo, promontorio del Sassolungo, e l'app ci dava più o meno 4-5 ore di camminata, ovviamente tutto ciò non considerando che eravamo al primo giorno di camminata e soprattutto che eravamo dei ragazzi di città con un bambino sulle spalle. Diciamo che l'unica cosa positiva di questa camminata sono state le viste e i panorami che siamo riusciti a incrociare durante il cammino e che qui vi mostro con un po' di scatti. Dopo circa 3 giorni sono riuscito a riacquistare la completa funzionalità delle mie gambe e abbiamo deciso di andare ad esplorare un'altra zona tipica della Val Gardena, che parte sempre da Ortisei, che si chiama Seceda. Il Seceda è probabilmente uno dei posti più famosi e più fotografati delle Dolomiti. Si raggiunge tramite una cabinovia dal centro di Ortisei e poi si può riscendere giù seguendo diversi percorsi in base a dove volete andare. Questa volta invece abbiamo deciso di andare al Rascesa. Il Rascesa si raggiunge tramite una specie di funicolare che ti porta su in cima e insomma anche da lì ci sono vari percorsi che uno può prendere. Penso che sia anche possibile raggiungere il Seceda dal Rascesa. Noi invece abbiamo optato per una camminata un attimino più tranquilla, anche per evitare di sfidare la sorte come abbiamo fatto il primo giorno. E queste sono un po' le foto e i panorami che si possono godere da lì.
E ora torniamo al pezzettino che vi ho fatto vedere nell'intro, e cioè quando ho deciso di andare in un altro posto fantastico, forse veramente uno dei più iconici assieme al Seceda di tutta l'area della Val Gardena, e cioè l'Alpe di Siusi. Perché è così speciale l'Alpe di Siusi? L'Alpe di Siusi è una specie di altopiano molto, molto morbido, non così tanto scosceso, gigantesco, veramente molto esteso, dove quindi è veramente molto facile scegliere diversi punti da fotografare, da esplorare, da camminare. In particolare però ha una peculiarità che altri posti che ho cercato non avevano, ovvero la possibilità di salire fino a sopra praticamente in macchina da una certa ora in poi, e quindi potendo lasciare la macchina in questo grande parcheggio che si chiama Compaccio in italiano, hai la possibilità di lasciare la macchina, farti il tuo giro e tornare, diciamo, giù in macchina, non dovendo davvero sfidare le mucche zombie della Val Gardena. Molto bene, parcheggiato, e ora ci mettiamo a camminare. Vediamo dove arriviamo. Ecco, quindi se volete davvero fotografare e farvi un bel tramonto in quella zona, vi consiglio di fare come ho fatto io, perché vi dà una certa libertà. Ecco, magari cercate di organizzare bene il punto che volete fotografare, in modo da non perdere troppo tempo andando a piedi e facendovi perdere magari l'ora migliore per lo scatto. La tecnica che ho utilizzato io è stata quella di scaricare Google Earth. Vi dico di scaricarlo perché ha una funzionalità particolare rispetto alla versione web. Hai la possibilità di avanzare il tempo e vedere rispetto proprio al giorno scelto qual è l'elevazione del sole, l'angolazione e di conseguenza tutte le varie zone di ombra e di luce che possono verificarsi, ovviamente al netto del tempo, perché Google ancora quello non è riuscito a prevederlo. Però ecco, usando questa tecnica sono riuscito a trovare, diciamo, lo spot che volevo tramite Google Earth, e a far fuori circa 400 rullini di Kodak Portra 400, perché si chiama 400 per quel motivo. Sera. Eccoci qua, siamo quasi arrivati al punto che ho selezionato per morire, cioè volevo dire per piantare il treppiede e poi morire.